Coucou mes amis, coucou les petites étoiles. Hallo, kleine Schätze. Hallo, kleine Schätze. Ciao tesori belli. Ciao. Nel video di oggi farò uno story time che mi è stato richiesto, ovvero racconterò dei tempi dell'accademia e per questo mi sono dotata dei miei pennelli da pittura per fare qualche piccolo trigger mentre parlerò. Ma prima di entrare nel vivo del video voglio inserire un piccolo inserto in cui vi mostrerò la bellissima scrivania regolabile elettricamente motorizzata che mi è stata regalata da Flexi Spot in cambio della promozione di questo prodotto. Quindi io ho ricevuto questa scrivania in omaggio e vado ad inserire adesso una clip dove ve ne parlo, ve la faccio vedere e vi lascio i miei link sotto, tutto sotto scritto in descrizione, codici eccetera come di solito. Quindi lo story time inizierà dopo questa piccola clip informativa e grazie a Flexi Spot di questo regalo. Finalmente anche io ho la mia scrivania Flexi Spot. Il mio modello è Flexi Spot E7. Sapevo quanto fosse versatile e comoda e sono stata felicissima di collaborare con questa azienda. Ho scelto di installarla a casa di mio marito in modo che anche lui possa usufruirne nei mesi estivi in cui io mi trasferisco in campagna. Basta un dito e si solleva o abbassa dolcemente. Inoltre la tastiera è anti-collisione. Ha un preset di memoria, il blocco bambini ed una presa USB molto utile. Il bello di questa scrivania è che la possiamo modulare in base alla nostra altezza o al fatto che vogliamo lavorare seduti o in piedi. Installarla è semplice, basta seguire le istruzioni ed avere un minimo di forza fisica. Ammetto che il grosso del lavoro lo ha fatto mio marito. Lo stile è semplice ed elegante ed è studiato in modo che i cavi elettrici vengano nascosti nell'apposito condotto, rendendola sicura per bambini e amici pelosi, ma anche stilosa perché si adatta perfettamente ad ogni ambiente, sia uno studio ma anche un ambiente living della casa, essendo regolabile sia in altezza che in larghezza e profondità. Potete scegliere fra una vasta gamma di piani, ci sono molti colori a disposizione, in modo proprio da poterla inserire in qualsiasi stanza della vostra casa e poterla adattare al vostro arredamento. La mia scrivania Flexi Spot misura 120 cm di lunghezza, ha una profondità di 80 cm. Ho anche lo spazio poi per poter mettere eventuali luci e microfoni quando in inverno registro anche dei video da casa di mio marito. Anche uno dei nostri gatti ha gradito molto questa novità. Striscia è sempre salito sull'armadio passando dalla mia scrivania, ma invecchiando stava facendo fatica a scendere dall'armadio su cui adora stare e salire.
Adesso, con la nuova scrivania, possiamo agevolarlo nel suo via vai felino, sia per salire sull'armadio e soprattutto per scendere dall'armadio. Poter alzare così in alto la scrivania la rende anche comoda per pulire o anche per installare eventualmente nuovi accessori sotto il piano. Grazie ancora a FlexiSpot per questo omaggio bellissimo e utile. Ed eccoci qua con il nostro story time dei tempi dell'accademia. Ho preso qua un po' di oggettini per fare qualche trigger durante il racconto. Questo è il classico omino che viene utilizzato dagli studenti di disegno, pittura per imparare a disegnare la figura umana. In realtà questo omino di legno io l'ho acquistato solo da pochi anni e infatti ci avevo fatto anche un roleplay chiropratico, non ricordo se c'è ancora, se l'ho messo per gli abbonati, e non l'ho mai usato in realtà ai tempi dell'accademia per imparare a disegnare. Ma partiamo dal principio. Allora, io ho studiato alle superiori ad una scuola che all'epoca si chiamava commercio estero, ovvero era un tipo di ragioneria specializzata nel commercio con l'estero che prevedeva lo studio di 3 lingue invece che di 2, come nella normale ragioneria. Scuola che non ho fatto di mia scelta in realtà, ci sono andata solo perché ci andavano le mie amiche e perché i miei non mi hanno mandata al liceo artistico o all'istituto d'arte. I patti erano che avrei preso però il diploma di superiori a questa scuola e poi però una volta preso il diploma che avrei fatto degli studi che volevo, mi avrebbero mandata dove avrei voluto. Quindi non appena mi sono diplomata io sono andata a riscuotere, nel senso che ho detto ok, il diploma ve l'ho preso, la scuola che ho fatto mi faceva schifo, mi piaceva soltanto italiano e francese e adesso mi mandate a fare quello che voglio. Quindi ci siamo informati e dopo varie idee era venuta fuori la scuola di grafica, insomma tante cose così, però io mi sono resa conto che io volevo proprio l'arte in sé per sé, volevo disegnare, volevo dipingere e quindi l'unico corso di tipo universitario era l'Accademia di Belle Arti all'epoca. Adesso so che comunque le cose sono molto cambiate anche nell'organizzazione della scuola. Comunque, io però non potevo accedere all'Accademia perché appunto non avevo un diploma di scuola d'arte né di liceo artistico e quindi avrei dovuto dare un esame di ammissione per poter entrare. Quindi che cosa è successo? Che mi sono diplomata il 13 luglio e ci ho messo circa un paio di settimane per capire cosa volessi fare e poi non appena ho capito, allora ho cominciato a studiare per l'esame di ammissione all'Accademia, quindi sono andata da un insegnante della mia città che
che mi ha dato proprio, con lei ho studiato un po' tutto, mi ha dato un po' le basi del disegno, mi ha fatto fare disegno dal vivo, mi ha fatto studiare storia dell'arte, quindi tenete presente che per me io sono partita da zero in, in un paio di mesi mi sono fatta tutta la storia dell'arte che di solito si studia in 5 anni e potete capire che poi questa signora, mi sembra un architetto lei, questa insegnante mi ha insegnato un po' di tutto, però capite bene che in 2 mesi non era semplice. Comunque sono andata a fare l'esame, eravamo tantissimi e praticamente c'erano sia gli esami pratici di disegno ma anche gli esami di teoria, dove appunto venivano richieste soprattutto storia dell'arte e insomma per qualche miracolo sono passata, però devo dire che ero molto indietro, soprattutto per quanto riguarda la parte pratica. Cambio trigger, posiamo l'omino e prendiamo un pennello. Ero molto indietro sulla parte pratica perché giustamente non avevo le basi, quindi non avevo fatto nessun tipo di disegno se non quelli che facevo da me senza alcuna tecnica e quindi ero molto indietro. Nel frattempo è passato un aereo, ma non mi va di tagliare, ragazzi, spero che non vi dia fastidio. E ero molto indietro. Ma che cosa è successo? Di fatto ho iniziato a frequentare l'accademia che all'epoca io sono entrata nella scuola di pittura di un professore che era figurativo perché c'erano vari tipi di professori e io sono andata, ho scelto la scuola di questo professore che era prettamente figurativo e ero iscritta alla scuola di pittura da lui. Poi l'accademia prevedeva anche lo studio della storia come materie principali, appunto la storia dell'arte, incisione e poi anatomia. E funzionava così. Poi c'erano dei corsi speciali che ne andava fatti un tot e si potevano scegliere, quindi però all'epoca per passare all'anno successivo poi bisognava dare gli esami dei corsi speciali e delle materie principali. Però bastava prendere un voto insufficiente a una delle materie principali che bisognava ripetere il primo corso, l'anno. Qual è il fatto? È che lo si poteva fare solo una volta, quindi. Ma quell'anno è successo un patatrac, perché dopo neanche un mese che io ho iniziato a frequentare l'accademia, c'è stata l'occupazione. C'è stata l'occupazione che è durata quasi tutto l'anno scolastico di fatto, quindi c'era una sorta di autogestione, ma potete capire che per una persona come me che non aveva basi, poi per carità all'epoca all'accademia non è che insegnassero molto, di fatto si imparava guardando gli altri oppure facendo pratica, perché nel mio corso di pittura avevamo la modella e quindi si faceva disegno dal vero almeno
il primo anno, un po' di più ad anatomia, poi a storia dell'arte, anche se erano corsi di tipo su un tema, ecco, non è che c'era un corso di studi come succede al liceo, proprio perché davano per scontato che si sapesse già la storia dell'arte. Insomma, c'è stata questa occupazione, io un po' sono andata anche quando c'era la scuola occupata, un po' stavo a casa anche perché molti miei compagni erano residenti lì, venivano da fuori sede, quindi magari avevano la stanza in affitto e vivevano proprio l'accademia in un modo molto totalizzante, specie durante questa occupazione. Io invece comunque venivo proprio da tutto un altro mondo. Il mio attuale ragazzo, che poi è stato mio marito, studiava all'università economia e commercio e avevo solo amici che frequentavano praticamente economia e commercio. Insomma, ero un po' fuori da tutto questo e quindi questo discorso dell'occupazione non mi ha certo aiutata ad inserirmi, anzi per mia indole poi ho teso anche a stare parecchio a casa, a disegnare a casa e frequentavo un po' sì e un po' no queste aule autogestite. Ma perché c'è stata l'occupazione? L'occupazione c'è stata perché l'accademia non era riconosciuta a livello universitario, anche se era un corso di tipo universitario, infatti anche le votazioni erano quelle dell'università, avevamo il libretto degli esami, quindi funzionava così. E in quest'anno di occupazione alla fine siamo riusciti ad ottenere che l'accademia fosse equiparata all'università. Infatti io ho un diploma equipollente alla laurea. Non ho una laurea, non c'è scritto laurea, però è un diploma che vale come una laurea. Ma che cosa è successo? Cambio pennello, prendiamo quest'altro bello cicciottello. Che cosa è successo? Che in questo anno di occupazione io non sono arrivata ad avere una qualità accettabile per il mio professore di pittura e quindi mi ha bocciata. Infatti il corso dell'accademia durava 4 anni e io ci sono stata 5 anni. Quindi ho ripetuto l'anno, anche se gli altri esami che avevo dato erano andati bene, però a pittura il mio professore mi ha bocciata, ma è stato anche giusto così, nel senso che effettivamente non avevo avuto modo di imparare o di esercitarmi più di tanto, quindi va bene così. E io per andare all'accademia mi dovevo alzare la mattina presto, prima delle 6. Prendevo la macchina, andavo alla stazione, poi prendevo il treno e che ce l'avevo alle 6:15 mi sembra. Arrivavo a Firenze verso le 7:30 se andava bene, ma spesso anche dopo perché il treno non era quasi mai puntuale, quasi mai. E poi avevo tipo una ventina di minuti a piedi, alle intemperie, al freddo, al caldo, al cielo, alla pioggia. Spesso carica di cose perché appunto venendo da casa spesso mi dovevo portare cartelle grandi, a volte le tele
che le compravo, a volte mi prendevo le tele, me le riportavo a casa per lavorarci un po' a casa, proprio perché non avendo io, cioè essendo una pendolare, ehm, mi faceva anche un po' fatica vivere tutto il giorno fuori, perché comunque ero in giro così, ero in giro strasciconi, diciamo, quindi avevo per 3 mattine, mi sembra, l'aula di pittura e poi avevo i corsi in vari giorni, quindi tendevo poi ad andar via quando potevo, proprio per tornare a casa, studiare, e a volte le tele, quando non erano fresche, che non le potevo spostare, me le portavo a casa. E anche se il primo anno si disegnava e basta, poi dal secondo anno il nostro, ovviamente io parlo del nostro professore, perché ogni professore aveva dei metodi diversi. Il nostro professore ci faceva mettere mano ai colori solo dal secondo anno in poi e bisognava sempre fare la modella. Poi dal terzo e quarto anno invece si cominciava a lavorare su dei progetti nostri più personali. E infatti da quando ho smesso di fare la modella, ma ho iniziato a lavorare sui progetti miei personali, ho iniziato a frequentare molto meno l'accademia, proprio perché mi ero creata il mio studio col cavalletto, con i colori in camera, e stavo in pace. Prima di tutto non mi dovevo alzare presto, non dovevo fare più di 2 ore di viaggio ogni giorno tra andata e ritorno, e quindi dipingevo di più. Però poi ovviamente man mano che i quadri erano finiti li dovevo portare a far vedere al professore, spesso erano anche tele di 1 metro per 1 metro, quindi non era così semplice con il treno. Sono sempre stata abbastanza schiva da giovane, e infatti anche all'accademia sì, avevo un po' socializzato, ma neanche troppo, avevo qualche persona con cui mi trovavo meglio, ma appunto ero fuori da tutti i giri di feste, proprio perché io tornavo a casa mia. E poi all'epoca non era come adesso, cioè adesso ci si tiene in contatto in 1000 modi, ma all'epoca cioè, non avevamo il cellulare. Io il primo cellulare me lo sono comprato nel 1997 e tenete presente che mi sono laureata all'Accademia nel 1994, quindi era tutto un sistema completamente diverso da quello che è adesso. Ad esempio, non era così facile reperire le cose. Anche i libri di testo a volte erano dei libri che adesso magari è facile trovare anche online, perché vengono ristampati, perché c'è c'è un maggiore interesse anche a certi argomenti, mentre all'epoca non erano facili, e spesso i professori ci davano delle dispense. Infatti andavamo in copisteria e si facevano queste fotocopie, e quindi si studiava su dei blocchi così di dispense, di fotocopie, e non era facile assolutamente reperire informazioni sulle cose. Ogni cosa era molto più difficile di adesso. Adesso qualsiasi cosa viene in mente di scoprire, di sapere, basta googlare. Ma vi ripeto, all'epoca non esistevano i cellulari, quindi io anche con i compagni d'accademia non è come adesso che magari uno si mantiene in contatto, ci sono le chat, ci sono i social. No, all'epoca o stavi in accademia e frequentavi e uscivi e vivevi lì con loro, oppure era veramente difficile mantenere dei rapporti. Infatti
paio di ragazze soprattutto, poi certo rapporti buoni con tutti, nel senso quando ti trovavi parlavi, però ecco, non ho fatto delle grandi amicizie se non con queste due ragazze, entrambe conosciute durante gli esami d'ammissione, perché anche loro non venivano da scuole artistiche. E quindi gli anni sono andati avanti un po' così, a me piaceva comunque, ero finalmente felice di poter dipingere a tempo pieno e poi mi è sempre piaciuto tantissimo anche studiare, quindi per me era tutto nuovo, ero affascinata da tutte queste cose che potevo finalmente imparare, che non avevo mai saputo prima. E poi la tesi ho deciso di farla in storia dell'arte, e poiché il mio professore di pittura era abbastanza esoterico, infatti io giro intorno alle cose esoteriche, all'alchimia fin da quando ho 20 anni praticamente, e sono argomenti ricorrenti nella mia vita, solo che all'epoca era tutto di testa, era tutto mentale. Anche l'alchimia mi rendo conto, anche la tesi che ho fatto è molto mentale, non c'era quella consapevolezza a cui magari sono arrivata adesso in così tarda età. Probabilmente se avessi avuto anche dei professori diversi, più cioè anche il mio professore appunto che era così esoterico, se avesse avuto più voglia di trasmettere certe cose, forse avrei potuto anche fare dei salti di qualità in anticipo, ma era molto selettivo e credo anche molto misogino, per cui sicuramente in ogni corso prendeva a ben volere tipo un allievo che di solito era maschio e si dedicava a lui, gli altri che si arrangiassero pure. Insomma, non è stato un professore di quelli da dire ah, me lo ricordo come un professore che mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato sicuramente ad arrangiarmi, proprio perché non mi ha regalato niente. Quindi e per questo anche la tesi poi ho preferito farla su storia dell'arte, dove invece avevo un professore che mi è piaciuto tanto, bravissimo. Tra l'altro mi ha fatto tanti complimenti, perché mi disse quando andai a fare la tesi che non aveva la pompa magna che aveva all'università, cioè discutere la tesi eravamo io e il mio professore e basta, è finita lì. E mi disse che non aveva mai letto una tesi così fatta bene all'Accademia, anche perché probabilmente ci si concentrava soprattutto su cose più pratiche e magari io, non so, venendo da una scuola diversa avevo acquisito un metodo di studio un po' più organico forse rispetto a quella che era la media dei licei artistici. Di fatto la tesi era piaciuta molto, ma se io adesso ci ripenso è comunque una tesi molto mentale, molto di simboli, molto mentale. Non avevo veramente sperimentato, esperito l'alchimia nella vita quotidiana, anche se, vi ripeto, certi pensieri c'erano già certi pensieri, e adesso sto continuando ad esperire questa cosa. Quindi l'esame finale ho fatto un lavoro sempre di tipo alchemico a pittura, e poi ho fatto questa tesi nell'alchimia dell'arte che è andata bene, e non sono passata
con i pieni voti perché sempre il mio professore di pittura mi ha penalizzata perché veniva fatta una media, scusate. E mentre avevo preso 30 e lode a tutte le altre discipline, il mio professore di pittura mi dette 27 e quindi ci rimasi un po' male, devo dire. Comunque, vabbè, è andata così. E quindi anche ai tempi della tesi non era facile. Io mi ricordo che dovetti girare per tante biblioteche a cercare libri, a cercare i testi, perché vi ripeto, non è come adesso, che adesso basta prendere Google e si trova di tutto e di più. Quindi ho dovuto capire su che testi orientarmi, sono stata in tante librerie, è stato bello però, e per fare la tesi mi sono comprata un computer portatile ed è stato veramente un momento bellissimo perché mi piaceva tanto proprio anche questo lavoro di ricerca, di mettere insieme le cose, è stato veramente bello. Poi tornando all'accademia classica, ai momenti normali, la routine era appunto che andavo lì, quando avevo pittura, stavo tipo 3-4 ore nell'aula di pittura, che era un'aula all'ultimo piano, alta, con tantissime vetrate, molto bella. Erano una delle aule più belle che c'erano nell'accademia, quella del mio professore. E vedevo tutta Firenze dall'alto. C'era la stufa a legna posizionata accanto al posto dove stava la modella e poi spesso il pranzo era una brioche col cappuccino, oppure a volte andavo in un bar lì vicino che facevano dei primi piatti. Per un periodo ho provato ad andare anche alla mensa degli studenti, ma poi abbiamo smesso perché c'era da fare una fila assurda e poi mangiavo troppo e mi prendeva sonno perché lì c'era troppe cose, preferivo mangiare un po' meno, solo insomma, una brioche, un cappuccino oppure un primo piatto. A volte me lo sono portato da casa, ma poi quando cominciava invece a far caldo, che erano delle belle giornate, nelle ore di pausa tra una lezione e un'altra andavo con questa mia amica, magari in un museo a vedere qualcosa, oppure si girottolava un po' per Firenze e ci fermavamo a mangiare sempre un panino o un gelato. E così mi sono vista anche un po' di musei, mi sono vista un po' di Firenze, oppure tantissime volte in pausa pranzo andavo in libreria. C'era la libreria di Feltrinelli, bellissima, e anche lì ci potevo passare ore a sfogliare libri, a guardare libri, mi piacevano veramente tanto. E le materie mi piacevano più o meno tutte. Anatomia mi ricordo che ci faceva disegnare le ossa, era molto simpatico il professore di anatomia. E poi era interessante anche incisione, quella con la mia insegnante di incisione facevamo acquaforte, quella con le lastre di metallo, e sì, il disegno lo facevamo grattando con la punta sulle lastre che poi venivano incise dall'acido e c'erano più passaggi e in base a quanto si teneva nell'acido, quanto più veniva forte il solco, e quindi poi andavamo a inchiostrare la lastra e la provavamo a stampare con il torchio sulla carta che veniva prima messa a bagno. Insomma, molto bella, un'esperienza molto molto bella anche quella dell'incisione, mi è piaciuta veramente tantissimo. Più i corsi speciali. Tra i corsi speciali ho fatto anche marmo e
e lì, quando il professore vide la mia totale incapacità di scolpire, mi disse: "Senta signorina, facciamo così, mi studia un po' di teoria sul marmo e all'esame facciamo la teoria." Mosso a compassione dalla mia inettitudine totale per quanto riguarda la scultura. Poi un altro corso speciale è stato quello di fotografia, poi c'era tecniche pittoriche, estetica. Per il corso di estetica ho realizzato una tesina su Pirandello. Poi c'è stato un altro corso che mi è piaciuto molto, era fonderia, e anche lì ho fatto delle cose oscene perché si trattava di scolpire con la cera e poi alla fine si mandava a fondere una statuina in bronzo. E comunque sono stati anni particolari, anni belli in cui stavo sicuramente abbastanza bene perché potevo permettermi di fare una vita tutto sommato faticosa, alzarmi presto, stare tutto il giorno fuori casa, cose che adesso sarebbero impensabili. E niente, quando sono arrivata a laurearmi è stato un grande dolore per me perché io avrei voluto continuare a studiare a vita. Fosse stato per me, finita l'accademia, mi sarei iscritta all'università a fare storia dell'arte, perché mi è sempre piaciuto tanto studiare. Poi di fatto a una certa età ho ricominciato anche a leggere molti libri e negli ultimi 10 anni ho ricominciato anche proprio un percorso mio, appunto come sapete mi sono messa a studiare i tarocchi, mi sono appassionata a tante cose che porto anche sul canale sotto varie forme. E comunque gli anni dell'Accademia dal 1989 al 1994 sono stati comunque degli anni belli perché finalmente ho potuto dedicarmi a quello che mi piaceva, a dipingere, a disegnare, e poi avevo sempre una media alta, quindi non pagavo neanche le tasse di iscrizione e inoltre facevo anche dei piccoli lavoretti. All'epoca mi sembra facevo vendita, sì, di Stardust, che era una cosa tipo Avon per capirsi, e con i soldi che guadagnavo bene o male mi compravo tutti i materiali, quindi incidevo molto poco da un punto di vista economico sui miei genitori. Bene tesori, io spero che questo story time